Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del leone, ascendente leone. Andiamo a vedere oggi a che punto sei della tua evoluzione spirituale, quindi anche missione dell'anima. Andiamo a vedere che cosa ci dicono, utilizzando oggi le carte dei Sefirion, partendo dal regno gregorico che è il regno un po' più in basso, no? Del piombo, dell'emozione più bassa, legato alle paure, alla mente razionale, all'incapacità di vedere oltre la mente razionale, il regno delle ombre che è un regno intermedio, il regno della chiara luce è l'adempimento, l'integrazione dell'ombra, va bene? Quindi ci sei già. E questo prende tutti gli ambiti della tua vita, quindi è applicabile a tutti gli ambiti della tua vita perché è il tuo stato di coscienza attuale che poi si riversa in ogni area della tua vita. Vediamo se c'è da raddrizzare il tiro oppure ciò che dobbiamo conoscere per proseguire il nostro meraviglioso cammino evolutivo. Allora, partiamo subito. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del leone, a che punto sono della loro evoluzione spirituale, del cammino evolutivo? A che punto sei della tua evoluzione spirituale? Eccola qua. Vediamo da che regno partiamo. Wow, ci sei. Ci sei già. Il regno della chiara luce è proprio l'adempimento di un karma. Ha integrato tantissimo karma. Col regno della chiara luce siamo già alla risoluzione. Hai già risolto. Vediamo, quindi non dobbiamo raddrizzare il tiro, è solo un monito per proseguire sulla strada giusta. Stai già andando bene perché hai già risolto tanto. Ok. Andiamo a vedere a che punto sei del regno della chiara luce. Hai trasformato le emozioni più basse nell'oro della coscienza, quindi rabbia in impeto guerriero, per esempio, ha integrato il Dio, le forze che hanno dominato i venti del tuo karma, li hai dominati, li hai integrati, li hai accolti, o consapevolmente o inconsapevolmente, e adesso ci sei. Vediamo a che punto sei. Vediamo. Sì, giustizia, forza correttiva, sei forte, non disperdere, incanala, equilibrio per te e verso gli altri, gentilezza nella forza. Allora, hai chiamato a te le forze divine e ti hanno risposto. Quindi hai integrato le forze divine che ti competono, hai integrato il Dio che ti incarna sotto forma di emozioni, le emozioni più basse le hai trasformate e adesso quello che ti stanno dicendo, adesso hai il potere nelle mani in modo consapevole. Sei forte, non disperdere l'energia adesso, hai capito che il mondo esterno è al tuo interno. Incanala l'energia sotto la tua volontà, immagina quello che immagini adesso per giustizia divina ti arriva. Immagina con gentilezza e perseveranza. Quindi gentilezza che vuol dire? Che tu hai integrato il femminile, sei gentile verso le immagini che la tua anima ti proietta nella mente. Sei gentile che vuol dire anche che non stai attaccato a un risultato, perché sai, hai incanalato dentro di te la forza che ha a che fare con la forza della fede. Quindi ci sei già. È una bellissima energia che mi dice tutte le cose che non erano corrette adesso si correggeranno perché hai incanalato la forza, il Dio che ti incarna sotto forma di dei, divinità, eventi, enti, e adesso tutto ciò che non era corretto, che non era giusto, non è stato giusto, ti verrà ridato, triplicato. È una bellissima energia. Voglio vedere su che aspetto archetipico ehm, abbiamo integrato il Dio. Qual è l'aspetto che abbiamo integrato? Qual è l'aspetto che abbiamo integrato per le mie ragazze, i miei ragazzi del leone? Qual è l'aspetto che abbiamo integrato?
Il ribelle, wow! Allora, ti sei ribellata o ti sei ribellato a ciò che non ti piaceva, ciò che non andava bene, ti sei resa conto di ciò che non andava bene, ti sei ribellata, ribellato e hai fatto leva su quello, hai lavorato su te stessa e te stesso talmente tanto che adesso la forza divina ti viene in aiuto manifestando le tue preghiere. Qual è l'aspetto che hai integrato quindi? Hai desafia l'autorità per lograre cambio sociale. Sì, non ti sei più affidato o affidato alle autorità sociali, oppure all'esterno, a te che ti diceva dovresti fare così, dovresti fare così. No, no, io faccio come dico io, hai detto, perché sei stata mossa da un istinto, o mosso da un istinto primordiale che ti ha portato sulla strada giusta, corretta. Rifiuti tutti i sistemi spirituali che non coprono le tue necessità interiori. Hai rifiutato quei sistemi spirituali, magari che ti hanno indottrinato da piccola o da piccolo, che non coprivano le tue necessità interiori, perché il sistema di credenze in cui viviamo, dallo Stato, la religione stessa, è strumentalizzata da un potere politico, sociale, che quindi non copre le necessità della vera natura dell'uomo, bensì sono enti volti al controllo e al dominio e non sono volti al benessere dell'essere umano veramente. E quindi ti sei ribellata a tutto questo e sei andata incontro alla tua natura profonda e adesso ciò che ti è stato tolto ti verrà restituito triplicato. Quindi continua, ti dicono, a essere una ribelle rispetto al conformismo, rispetto alla morale corrotta. Continua su questa strada perché è la strada corretta. Da questo momento in poi le intuizioni che ti arriveranno sono tutte funzionali a questa ribellione, ma soprattutto alla tua natura selvaggia, alla tua missione dell'anima, che è quella a cui devi andare incontro per realizzare il tuo capolavoro di vita. Stesa bellissima, ragazze mie ragazzi, vediamo come andarci incontro. Mettiamo gli Angelion adesso. Ne metterò una. Vediamo come andarci incontro. La Sacra Unione, wow, ierogramma interiore nozze alchemiche. Si aprirebbe un podcast qui, sei in perfetta connessione col tuo sé superiore, con lo spirito guida. Perché ti dico questo? Perché hai perfettamente integrato il tuo maschile e femminile interno. Cioè l'intuito, intuisco e faccio, intuisco e faccio, intuisco e faccio. Le tue azioni sono in conformità delle tue intuizioni, cioè delle immagini che l'anima ti manda. E le nozze alchemiche sono avvenute in te e devi confidare in questa unione che c'è dentro di te, cioè dell'intuizione e del fare. Tutte le tue azioni sono intuizioni dell'anima, sono ispirazioni dell'anima. Quello che immagini, ti viene un'immagine, un'ispirazione, ok, la fai, quello è giusto. Le nozze alchemiche hanno a che fare con il fatto che tu stai seguendo esattamente i dettami della tua anima e quindi se avevi dei dubbi non ne avere perché ti sto dicendo che stai andando bene, benissimo. Dovete sapere che noi co-creiamo, non siamo i creatori a livello, cioè il nostro io piccolo, razionale, non è creatore della realtà. Tu co-crei insieme a un'altra entità, sempre. Ognuno di noi co-crea la realtà insieme a qualcun altro. Questo qualcun altro è di due tipi. O è il falso dio della morale sociale, oppure sono i veri dei naturali. Perché tu quando immagini qualcosa, non è la tua mente razionale la tua immaginazione non è un segreto della parte razionale, no, ti viene da qualcun altro, che è il tuo sé superiore o anima. Quindi, o meglio, ti può venire dal tuo sé superiore o anima oppure da una mente razionale che è viziata di condizionamenti. Quando tu crei sulla base dei condizionamenti limitanti della mente razionale, crei paura, penuria, insoddisfazione,
tutte sensazioni e sentimenti di basso profilo, che non hanno niente a che vedere con la bellezza dell'anima. Ecco, tu stai creando adesso la tua vocina interiore, la voce dell'anima, quella che ti sta suggerendo le cose. Sei in un perfetto equilibrio tra mente e anima in questo momento. Non stai creando con i falsi dei della morale corrotta, ma stai creando con i veri dei della natura, che è la tua natura selvaggia. Queste sono le nozze alchemiche. Le nozze alchemiche, quando tu sei connessa al tuo sé superiore, crei delle cose straordinarie. Quando tu sei connessa al tuo sé superiore, che poi è l'anima, crei cose straordinarie e sei piena di creatività. Quando tu crei con i falsi dei della mente razionale, non c'è creatività, te ne accorgi da lì. La creatività è ispirazione, sogno, ispirazione, ti senti motivata o motivato. Quando tu crei sulla base della mente razionale, non ti senti motivata, motivato. Stai creando in piena alleanza con il tuo sé superiore, che ti ha fatto ribellare a un sistema corrotto di credenze che non ti ha portato il benessere vero. Mamma mia, ragazze e miei ragazzi, che stesa bomba! Complimenti veramente, perché hai le nozze alchemiche dentro, crei qualsiasi cosa. Ok. Adesso voglio farmi una croce celtica per avere una visione completa di ciò a cui ti sei ribellato, dove stai andando. Vediamo un po'. Sappi che la tua missione dell'anima è quella di portare questo esempio e di correggere il tiro anche come esempio agli altri, laddove gli altri non si sono ribellati al sistema di credenze corrotto che li portano penuria e infelicità. Ok. La tua anima ti sta chiedendo questo come missione esterna. Qualsiasi cosa tu faccia, vediamo un po', facciamoci una croce celtica per le mie ragazze e i miei ragazzi del leone. Allora, energia attuale, sfida, subconscio, conscio, passato, imminente futuro. Allora, vediamo situazione presente. L'otto di coppe, stai avendo un cambio emozionale in questo momento, sotto vari profili e vari aspetti della tua vita. Il cambio emozionale è come se tu avessi deciso di lasciare andare delle situazioni, anche zone comfort. Che cosa sono le zone comfort? Ciò che mi fa, ci sto bene là dentro, è come se però sto bene là dentro, però so che dovrei andare da un'altra parte, va bene? Ecco, è un po' uscire fuori dalla zona comfort, ti trovi in un cambio emozionale che significa uscire fuori dalla zona comfort. Vediamo la sfida qual è. Il matto, la sfida è lanciarti verso il vuoto e avere fede. Ci sei già, lo puoi fare già, c'è già gli strumenti, eh? Hai eluso il karma in cui non avevi fede, adesso ce l'hai. Se non lo sapevi te lo dico io, ok? La sfida è il matto, lanciarsi verso lo sconosciuto, ti fa paura questa cosa, però hai gli strumenti per farlo, altrimenti il regno della chiara luce non mi usciva. Io ho fede nella mia anima. L'anima è lo sconosciuto, ciò che non si vede. La mente razionale può avere paura di questo sconosciuto, ma ciò che non si vede è il principio di tutto, di tutta la creazione che vedi. Avere fede, lanciati, lanciati. Vediamo cosa ti muove. Regina di Spade, hai sofferto molto. Hai sofferto molto, hai tagliato i ponti con situazioni che non ti stavano più bene. E questo muove il tuo subconscio. E il tuo subconscio ha anche le idee molto chiare. È il tuo subconscio, che è la tua anima, per dirlo in modo più poetico, ha anche le idee molto chiare, per questo che ti muove a fare questo cambio radicale, a lanciarti con fede, a vivere quotidianamente qui ed ora senza farti domande, perché, scusate, è passato un motorino, è il tuo subconscio che ti spinge anche a fare questo salto, non farti domande del domani. Il domani lo stai creando adesso e il domani con l'atto di fede sono cose magnifiche. Ok, vediamo su cosa ti focalizzi. Varie cose, ci sono 7 di coppe, su cosa ti focalizzi, varie scelte. No, puoi essere un po' confusa nel fare questo salto di fede. Ti dicono fallo su più ambiti, su più fronti. Vediamo cosa è successo qua. Forse rispetto anche 4 di bastoni, rispetto a una stabilità, te ne sei andata da casa, hai lasciato una convivenza, oppure vuoi una stabilità tua personale,
questo salto nel vuoto può creare un po' di timore, ma è una cosa umana, è normale. Però noi utilizziamo adesso la fede che abbiamo incarnato proprio per fare questo salto. Ok? Vediamo cosa accade. Ci sarà una bellissima opportunità con l'asso di denari che ha a che fare con il lavoro, con il denaro. Sapete che l'abbondanza spirituale determina abbondanza sul piano materiale, e quello che ti viene chiesto a te in questo momento è avere fede, perché la fede è prerogativa dell'abbondanza spirituale che si riverserà sul piano materiale nel prossimo futuro con opportunità in ambito lavorativo e in ambito di denaro, o qualsiasi opportunità abbia a che fare con un qualcosa di sostenuto. Qua abbiamo, molti di voi fanno un'attività di medico olistico, servizio agli altri, servizi sanitari. Diciamo che tu cambierai prospettiva per aver avuto fede in quello che ti sto dicendo, e questo ti porterà anche a portare gli altri ad avere fede seguendo il tuo esempio. Una stesa bomba, ragazze mie, eh? Wow, vediamo un po' cosa ci dicono la dea. Voglio vedere qual è la qualità che hai integrato con questa ribellione. Con questa ribellione, mettiamo ancora qual è la qualità che hai integrato con questa ribellione al sistema di credenze limitante. Per tutte le ragazze nuove invito a studiare i miei podcast che si chiama Risvegliare la coscienza e l'arte del vivere, sono sopra dove dice podcast, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della realtà. Ok. Qual è la qualità che hai integrato in via definitiva? La saggia guida. Allora, gli dei in questo momento ti stanno applaudendo perché hai integrato una grandissima qualità che è quella della saggezza tua interna e quella della guida esterna. Sei una grande guida per te stessa, la tua anima, tu ti sei affidata al sé superiore e hai vinto, d'accordo? Adesso farai esperienza di questa vittoria, come con la fede. Gli altri vedono in te una guida. Quello che dovevi integrare in modo definitivo con questa ribellione era la guida del tuo sé superiore. Ce l'hai fatta 100% meglio delle nozze alchemiche, chi vuoi che ci sia. Le nozze alchemiche sono proprio integrazione di maschile e femminile interno. Quindi hai integrato questo e non ti ferma più nessuno, ragazze mie e ragazzi. È una stesa bomba, stesa bellissima. Voglio vedere lo sciamano che cosa ti dice a questo proposito. Sciamanizziamo tutto. Cosa ti dice lo sciamano per implementare la saggia guida? Il mondo superiore, ragazze mie, siete proprio connesse col mondo superiore, con gli dei, con le dee, siete proprio affidati solo a loro. Io mi affido a te, io ho fede in te. Qualsiasi tipo di emozione ti arriva, sapete che sono gli dei o le dee, le vostre emozioni. Affidatevi, io mi affido a te. Il mondo superiore ti dice sei guidata, affidati e tutto sarà meraviglioso con questa fede in ciò che non sai, che può crearti un po' di trigger nella testa, ok? Ragazze mie, ragazzi, stesa meravigliosa, sono felicissima di darvi queste bombone. Detto questo, vi auguro un capolavoro. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.